Carissimi pellegrini e pellegrine di Arete, oggi sto cercando di fare una sfida per vedere quanta roba riesco a tenere in mano al tempo stesso, perché ho l'ombrello che piove, il gatto e il cellulare, perché ho delle domande qui da rispondere e ovviamente la telecamera. Quindi insomma vediamo quanti casini riusciamo a combinare e famosi un giro qua intorno mentre cerchiamo di rispondere, perché oggi piove e quindi insomma mi sembra toccherà girare un po' di video all'interno, quindi cerchiamo famosi due passi. Allora, questo è un video, praticamente un'estensione del video La vita a Tokyo, perché sempre Daniele che mi ha fatto le domande iniziali, no? Com'è la vita a Tokyo, ha visto il video e poi ovviamente ci ha avuto altre domande. Io gli ho pure detto, guarda, se c'hai altre domande chiedi pure, e lui ovviamente ce l'ha avute. E praticamente la prima cosa che mi chiede dice: quanto costa la vita in Giappone? Di più o di meno rispetto all'Italia? Insomma, bella domanda, e voglio dirti onestamente, vivendo da oramai quasi 15 anni qua, e ho perso molto il senso di quanto costi la vita in Italia, capito? Una cosa che mi ricordo però, che mi colpì quando venni, 15, ti parlo di tanti anni fa, fu il cambio, perché il cambio è cambiato tantissimo. Il cambio tra yen e euro è cambiato tantissimo, e mi ricordo che insomma, ecco, molto anche dipende da quanto c'è il cambio. E, insomma, c'è avuto veramente degli alti e dei bassi incredibili in questi 13 anni, ma non parlo proprio insomma delle cifre, anche degli scarti considerevoli, quindi in parte dipende da quanto è il cambio, ok? E poi rispetto alla vita normale, voi dite, onestamente non ti so dare una risposta, perché essendo parecchio che non vivo appunto in Italia e non so bene quanto sono i costi da adesso, però una cosa che ti posso dire è che col, um, con lo stipendio di qui praticamente campi bene. Non so se hai mai sentito parlare di gente che vive a Londra e tutti dicono ma Londra è carissima ed è qui e là, però quelli chiaramente guadagnano in sterline e giustamente a loro non gliene frega niente che Londra è cara, perché guadagnando in sterline e giustamente c'hanno tutto, è tutto a misura loro. E stesso discorso pure qua con lo yen, che è tutto a misura dello yen. E quindi insomma, voglio dire, risposta onesta non lo so. E poi oltretutto dipenderebbe pure dal cambio. Domanda 2, le località turistiche sono interessanti. Bella domanda, vaga pure questa, Daniele, voglio dire, ce ne stanno 100.000 di località turistiche, poi dipende a te che ti piace, se ti piace il mare, ti piace la montagna, voglio dire, una cosa che so di sicuro, cioè no che so di sicuro, cioè no, una cosa che so per sentito dire, anche se non ci sono mai stato, pare che tutta Okinawa e la regione di Okinawa, con tutto l'arcipelago lì, sia strepitoso, ok? Pare che sia veramente strepitoso, solo che appunto non ci sono mai stato, non ci sono ancora mai stato in 15 anni, però pare che il mare lì sia veramente fantastico, è una cosa super mega galattica, ne parlano tutti benissimo. Io onestamente sono un topo da metropoli, ok? A me non mi piace tanto il mare, non mi piace tanto la montagna, non mi piace tanto la campagna, non mi piacciono le città piccole. Sono nato e cresciuto in metropoli, vivo da metropoli, sono un topo da metropoli, ok? Sono un topo da metropoli e sto bene qui. Quindi voglio dirti, onestamente non lo so, perché pure quando vado a vedere altri posti mi annoio molto spesso, ok? E tipo mi hanno portato a vedere 1000 volte i templi o queste cose qui, che molta gente ne va matto, io mi rompo le scatole in una maniera incredibile. E voglio dire, invece mi piacciono molto, che ne so, andare per musei o altre cose, mi piace l'architettura moderna, mi piacciono le megalopoli, ho veramente proprio altri tipi di interessi. E quindi onestamente è una bella domanda, voglio dire, dipende da che ti piace. Una cosa che però ti posso dire è che secondo me loro sfruttano male, molto male, località del, alcune località diciamo turistiche dal punto di vista del cibo. Cioè, che ne so, ad esempio noi in montagna quando andiamo a sciare ci ritroviamo in dei posti favolosi, eh, dove c'è appunto poi dei cibi mega galattici, ok? C'hai dei cibi mega galattici, e però invece, perché che ne so, quindi appunto questi mezzi posti in campagna con questi ristoranti da favola, invece una cosa connotata è che in mezzo al nulla, in linea di massima, si mangia molto male,
quindi non sanno, secondo me non sanno sfruttare tanto i posti turistici dal punto di vista del buon cibo, ok? E quindi insomma questo secondo me è un peccato, però può essere un'impressione mia, ok? Come sono le case medie giapponesi? Il loro costo e l'arredamento? Allora, pure qua è bella domanda, nel senso che varia tra due tipi di casa, ok? C'è la casa da città e qua varia tantissimo, ok? Da mini monolocali. Senti, io mi fermo un attimino qui che si siamo girati tutto il centro commerciale, ma io che mi fermo due secondi, dico, varia tantissimo da monolocale a... E anzi, una cosa molto interessante è che qua ci stanno palazzi pieni fatti a monolocale, ok? Ci stanno palazzi pieni fatti a monolocali fatti proprio per gli studenti, ok? Cosa che noi in Italia ci sogniamo, gli studenti che vanno, che se non vogliono andare in un'altra città per studiare praticamente li fanno pagare un botto e spesso devono andare in share house, in case in affitto con altri studenti, non sai che ti ritrovi in stanza, voglio dire, c'hai 100.000 problemi, invece qua fanno proprio interi palazzi a monolocali degli studenti e queste war room sono proprio tante e costano pure poco. Però ecco, linea di massima a Tokyo gli appartamenti sono piccoli e costano relativamente tanto, però una cosa bella è che poi vai in campagna, cioè in campagna quindi insomma in posti sì, vabbè diciamo campagna, però tanto per farsi a capire, e trovi ovviamente ancora le case giapponesi antiche con le pareti in carta de riso, ok? Quindi a porte scorrevoli, col giardino, così ci stanno pure alcune ville qua al centro di Tokyo, sì, ma è gente straricca, però il discorso esiste ancora la casa giapponese vecchia come la vedi nei manga, ok? Quindi col tatami, anche a parte che il tatami sta in alcuni posti pure in appartamenti qui a Tokyo, però sì, insomma, voglio dire, in parte è come lo vedi nei manga, ci stanno sia queste case antiche che case moderne, ok? Ok, prossima domanda. È vero che il Giappone è un paradiso per i web otaku e per i Weibo, mazza, Weibo, penso sia Weibo. I Weibo otaku, data l'enorme presenza di anime o cose simili, sì. E qua ti rispondo solo con sì, certo, il paradiso degli otaku. A me questo termine Weibo a me non mi è mai piaciuto. Poi che essere wannabe qualcosa, insomma non lo so, l'ho sempre trovato molto... wannabe otaku, insomma non lo so, Weibo otaku, non lo so, guarda... E poi otaku, vabbè, qua ci sarebbe da fare un altro video su che vuol dire otaku, ma senti, lasciamo perdere questa cosa. Comunque sì, è il paradiso degli otaku, sì, sì e sì. E poi qua aspetta, salto una domanda, ma torno a quella dopo. Dice, le sale arcade esistono ancora lì? Certo che esistono, si chiamano Game Center, e ci vado spessissimo, è pieno di Grain Machine, gli UFO Catcher, quelli che mettiamo nei pin e poi devi muovere la manina per prendere il premio. Sì, assolutamente sì. Sì, è pieno, strapieno e vanno una bomba. E poi è valida la divisione la visita a Hiroshima e Nagasaki. Allora, a Nagasaki non ci sono mai stato, sono stato a Hiroshima e mi sono fatto 2 scatole così, ma questo ritorna un po' pure alla domanda di prima, una rottura veramente incredibile. Ovviamente se proprio lo vuoi vedere, c'è il Genbaku Dome, che è praticamente il posto esattamente dove cascò la bomba atomica, che sta ancora in piedi, perché siccome era proprio l'epicentro, cioè esattamente dove cascò, praticamente proprio perché era l'epicentro restò in piedi, cioè è una cosa paradossalmente assurda, quindi fa ancora vedere questo posto ovviamente con tutti poi queste cose della terra, è una rottura di scatole, vera, scusa, con tutto il rispetto per quello che poi è la tragedia della bomba atomica, però voglio dire, non è che se vai a vedere il museo, almeno io onestamente andando a vedere il museo non mi sono sentito più connesso, mi sentirei molto più connesso a vedere un documentario che ha una storia che ti dà delle emozioni, piuttosto che a vedere sti diari, capito? E anche con questi pezzi, questi cimeli antichi rimasti così lì, insomma non lo so, poi so io, voglio dire, però comunque poi a Hiroshima non c'è nient'alto e mi scuserò con quelli di Hiroshima modieranno in questo momento, ma a me personalmente non ci sono stato, non mi sono divertito. Veramente io l'unico posto in cui posso stare sono le metropoli, veramente, le città piccoline poi vabbè, voglio dire, se ci dovessi stare per motivi di lavoro sarebbe diverso, mi ci adatterei, però voglio dire, se no, assolutamente no, in vacanza da Hiroshima no, cioè se ci andare a Baiman non è per me. Com'è la temperatura tante stagioni? Guarda, voglio dire, Tokyo sta più o meno, c'è una temperatura molto simile a Roma, ok? Nevica leggermente un po' più spesso, nel senso che a Roma ho visto nevicare 2 o 3 volte in vita mia, mentre qua nevica una volta ogni 2 o 3 anni, ma sempre per un paio di giorni. Questo al massimo, se ti dice bene, nevica 1 o 2 giorni, un po' come a Roma, e l'unica grande differenza sono gli Tsuyu,
la stagione dei monsoni, che noi non ci abbiamo. Praticamente arrivano i monsoni e quindi piove come a matti verso tra maggio e giugno, ma piove proprio da matti. E niente, quindi insomma, ed è pure per parecchio. E poi c'è stata incredibile, insomma, sì, a parte i monsoni non cambia tanto rispetto a Roma. Poi ovviamente il Giappone è come l'Italia, no? Quindi è lungo comunque è tutto esteso molto da nord a sud. Ovviamente se vai più a nord fa più freddo, tant'è che insomma Hokkaido, voglio dire, è praticamente Russia, e se vai scendi giù Okinawa praticamente stai, cioè non voglio dire che stai ai Caraibi, però per farti capire comunque proprio il livello incredibile di salto che c'è. E ultima domanda, la pulizia è ben gestita? Sì. Sì, veramente sì, da tutte le parti, come vedi non c'è una carta per terra da nessuna parte, pure i bagni pubblici sono pulitissimi, qua i giapponesi sono tremendi, oltretutto siccome è così pulito, manco te va a te de sporca, a parte voi dite che sporca è comunque un maleducato, un cafone incredibile, però voi dite anche quando c'hai, no, magari quella piccolissima carta e non c'è un cestino attorno a te, capite? Sto di che te dici no vabbè ma magari faccio uno sgaro, no? Capite? Sto di perché intanto qui fa tutto schifo, no? Che poi la mentalità italiana che teoricamente andrebbe presa a calci, perché pure se fanno schifo te che fai sporchi di più, ok, capite? Sto di però qua invece proprio siccome è tutto così pulito, secondo me anche uno che in genere sporca gli prenderebbe i sensi di colpa a buttare una carta qua, perché saresti proprio l'unico, capite? Sto di dice mio Dio no, che sto a fare, sto a buttare una carta per terra, anche se non c'è un cestino me la tengo in tasca. E tra parentesi, questa è una cosa interessante, non ci stanno i cestini della spazzatura in giro, questo è un altro discorso molto particolare, assurdo, però praticamente esatto, e non ci stanno perché guarda, non ci stanno, comunque sì. E dici come la gente la butta, la mondezza esce praticamente, no, quel voglio dire, quando la mondezza la butti a livello di palazzo, la lasci fuori dal palazzo a certi giorni precisi, perché c'è la differenziata e passa solo a certi giorni, però mancano proprio i cestini quelli piccoli, della spazzatura piccola, in giro per la città non ci stanno, capito? A parte un paio, due o tre posti molto popolati come Shibuya o qualcosa del genere, ma non ci stanno. E non ci stanno i cassonetti manco grandi, quindi viene rimasta tutta spazzatura che c'hai, te la prendi, te la tieni in tasca e la butti a casa. E la cosa incredibile è che fanno praticamente tutti così. E va bene, questo spero che basti per tutte le domande, anche perché sono finite. Se ce n'hai altre ovviamente rispondiamo, sicuramente ce ne avrai altre mille, ma ti rispondo volentieri anche perché magari servono, cioè è interessante per altre persone. E vabbè, io vi saluto, adesso vado a girare altri video con la pioggia e col gatto e con sto casino. Un bacione, ciao!